Allora, a che punto sono del viaggio? Da un po' che non pubblico niente, avevo già deciso che entrando in Giappone mi sarei fermata un po' soprattutto con quello che è l'editing video e tutto quanto, che mi diverte molto, però ovviamente richiede del tempo. E visto che insomma per arrivare in Giappone ci ho messo un po' sia a programmare le varie tappe che a trovare delle famiglie che mi avrebbero ospitato. Non è stato effettivamente facilissimo rispetto ad altre parti, per cui sapevo che comunque sia il tempo che avrei avuto sarebbe stato limitato, quindi ho deciso di stoppare, di godermi il tempo, insomma, di viverlo appieno. Insomma, per me, se c'è qualcuno che mi ha seguito fino a qui, tanto grazie. Però insomma, credo che abbiate capito che per me la priorità poi è il viaggio. Poi mi diverto a raccontarlo, mi diverto a fare foto, a fare video, però insomma quella è una conseguenza, non è la priorità, per cui avendo poco tempo davvero ho deciso di stopparmi un attimino con tutto quello che era il discorso dei video. Io adesso appunto questa sarà la mia ultima settimana in Giappone, sono nella terza famiglia che mi ha ospitato. Sono stata in 3 famiglie completamente diverse, in 3 luoghi completamente diversi, ogni esperienza particolare, e credo che questo modo di viaggiare ti dia comunque sia un pochino di più, perché ti fa entrare davvero in contatto con le realtà locali delle persone. Dove sono adesso? Io sono completamente nel sud, nella parte più a sud del Giappone. Questa spiaggia è davvero molto bella, l'oceano è bello incazzato, per cui non ci si può fare il bagno, però è molto bello. Allora, situazione: spedito K da Viña del Mar, Santiago, dal Cile. Lei è partita l'11 agosto, i tempi per arrivare in Thailandia, quindi l'ho spedita la destinazione è la Thailandia, erano 2 mesi. Il tragitto di K era Cile, Corea del Sud, Busan e poi Thailandia. Allora, so che appunto la moto è arrivata in Corea del Sud il 29 di settembre, quindi tutto quello che è stato il primo tragitto, che è stato gestito da un'agenzia con cui mi sono trovata benissimo, cilena, insomma questo primo tratto è terminato. La moto andrà caricata su un'altra nave, su un altro cargo, che appunto arriverà in Thailandia. Una volta che la moto viene caricata su quest'altra nave, questa nuova agenzia mi contatterà appunto per metterci insomma in contatto, anche perché poi la dovrò sdoganare, non so ancora quello di cui avrò bisogno per sdoganarla. Allora, il fatto che questa agenzia non mi ha ancora contattato, io ho degli indirizzi email presi dalla bill of landing, la bolla d'accompagnamento insomma, però non mi rispondono, per cui ho ricontattato l'agenzia cilena che mi ha detto no, guarda, gli indirizzi email che hanno sono soltanto questi, devi aspettare che ti contattino loro, che non è esattamente il massimo, cioè per carità adesso non penso che, insomma, per carità dovrò soltanto aspettare, però io adesso a fine settimana prossima, il 17, arriverò a Bangkok in Thailandia, perché avevo considerato questi 2 mesi di viaggio di K, e però non so ancora neanche se la moto è partita dalla Corea del Sud, per cui sono in questa situazione un po' di mezzo, dove in realtà non vedo l'ora ovviamente di avere la moto, ma anche di avere un po' più di libertà di movimento, nel senso che poi avendo la moto, avendo la tenda, ti sposti come cavolo vuoi. Così invece ovviamente a piedi sei un po' più limitato in Giappone, soprattutto anche un po' dai costi, perché se non programmi bene rischi di spendere un sacco, però non posso fare altrimenti, per cui arriverò a Bangkok, che è un'altra grande città, e mi toccherà aspettare, cioè non è che posso fare altro. Mi tocca aspettare, non so quali siano le tempistiche. Adesso ricontatterò ancora magari l'agenzia cilena per capire se magari tramite loro è possibile avere qualche informazione in più, per cui io adesso non riesco neanche a tracciare la nave, non riesco neanche a tracciare dove K, perché non so quale sia la nave, non sapendo quale sia la nave non so come fare per tracciarla.
E per cui insomma questo è quanto. Poi insomma sto comunque sia registrando, per cui insomma più avanti farò vedere un po' di, insomma, di quelle che sono le mie esperienze qua in Giappone. Quello che posso dire a grandi linee è che da una parte sì, è come effettivamente me l'aspettavo, nel senso è un po' come quello che uno si aspetta dal Giappone, cioè poi le città sono pulitissime, loro sono davvero molto educati, ma non solo è diverso, non so se dire se educati è la parola corretta, lo sono, però hanno questo senso civico del collettivo fortissimo, nel senso che come prima cosa viene la collettività e poi viene l'individuo, che detto così è anche molto bello, ha dei contro molto importanti, nel senso che poi cioè, il Giappone comunque è uno dei paesi con più alto tasso di suicidi, hanno una pressione sociale elevata. Io anche nelle famiglie in cui sono stata non ce n'è stata una in cui si tenessero, cioè che ne so, un giorno libero per cioè, godersi la famiglia, no, cioè tutti hanno proprio uno scheduling, davvero non mi piace utilizzare queste terminologie inglesi, però faccio un po' di fatica a switchare adesso tra l'italiano, l'inglese e lo spagnolo, vabbè. Per cui hanno proprio questa cosa del lavoro che viene prima di tutto, dove se ti assenti sei visto proprio male, cioè, appunto, per cui insomma ho conosciuto anche ad esempio una ragazza che è andata via da qui proprio per cercare una sorta di equilibrio maggiore, insomma ne ho conosciuti diversi, però vabbè, adesso questo non voleva essere un video sul Giappone, ma proprio un video soltanto per raccontare un attimino a che punto sono. E quindi appunto tra qualche giorno, fine settimana, si rilascia ancora, insomma si cambia ancora stato, si va in Thailandia e spero davvero di avere qualche notizia di K il prima possibile perché mi manca, sono un po' spaventata da questa parte del viaggio, il mio budget si sta riducendo, come vabbè era normale che sia, però adesso devo davvero fare attenzione, non che prima non l'abbia fatta, però bene, insomma un saluto, grazie. Io con questi stoni sono ripreso a lavorare anche sui nuovi video, per cui spero di riprendere a breve a pubblicarli e ciao!